Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo video di Russian Fishing 4. Allora, come mi avete chiesto, vorrei iniziare una serie da zero, quindi ho creato un account nuovo del gioco e vorrei mostrarvi come da zero, come salire, perlomeno i miei consigli, in poco tempo. Quindi vi mostrerò quello che io ho fatto per salire in fretta di esperienza, eccetera, eccetera. Come per esempio fare il tutorial. Molti di voi hanno difficoltà addirittura nel fare il tutorial. È vero, il gioco è molto difficile, è diverso da altri giochi come si dice, di pesca. Ora qua per esempio, use WASD and pray F, ok? Accendi la luce, vedete con WASD vi muovete e nelle ore notturne mettete la lampada. Quindi andiamo sul ponte, ecco qua. Allora, di spot, questo spot è perfetto per Ambaradam, premi la I per aprire l'inventario. Prendiamo la telescopic canna, ok, la canna telescopica è quella senza mulinello. Mettiamo un rig fix float e poi facciamo pick up, quindi prendiamo la canna in mano. Ecco qua, questo è il tutorial ragazzi, è semplicissimo. Tanto il gioco arriverà anche in italiano. Poi set 1 meter, mettiamo un metro, quindi con più e meno regoliamo l'altezza, la profondità del galleggiante, cioè della nostra esca. La mettiamo a un metro, basta tenere anche cliccato, un metro è 60 centimetri. 60 minuti sono un'ora. Allora, mettiamo a 100 centimetri, ecco qua. Poi, bam bradam bradam bam bam, bam bradam bradam bam bam, ti dice che con il tasto del mouse si lancia la canna, sbrabem. Quando a bocca, col tasto del mouse, riprendiamo la canna, ok? Holding the elm button, white until the rig, wets the hands. Poche parole, non lo so. Cerco di spiegarvi più cose che so del gioco ragazzi, se vi interessa. Scrivete nei commenti se questi video li trovate interessanti, altrimenti io gioco e basta. Ok? In live oltretutto, tutti i giorni su Twitch, link in descrizione, venitemi a trovare tutti i giorni in live. Porto diversi giochi, compreso anche la pesca. Ultimamente mi sono fissato con questo gioco di pesca. In alta a sinistra, 60 è il numero dei vermi che abbiamo, in bassa a sinistra abbiamo l'1 è il livello del nostro personaggio, 0300 è l'esperienza che manca. Poi le 4 righette verdi sono: la prima è la forza, la seconda è la fame, la terza è la vita, la quarta è lo stress, comunque l'umore. Quando piove o quando siamo troppo stanchi e faticati scende l'umore, ecco perché in questo gioco bisogna bere e mangiare, è molto importante, sia per la forza che per molte altre cose. Lo so che devo recuperare, ecco qua. Allora, The Long Journey of World, ok, ti abbiamo premuto Control. Che cacchio è? Control per regolare amico the casting force using the pop-up indicator. Proviamo a rilanciare e voilà ragazzi. Ok, ora let's try again. You need to improve your casting accuracy. What? Ah, devo lanciare qua dentro. Allora, non fate come me, ok? Oh, là. Premi la Z per lo zoom. Ecco qua. Ora, white for the bite. Ecco, sta boccando, vedete, sta mangiando. Ragazzi, il gioco è veramente una grafica fantastica, è realistico al massimo. A parte alcune cose, tipo nello scorso video mi avete detto sì, Luke è realistico, ma quando la lenza becca gli alberi e le cose, le passa attraverso. Questo è. Non è che puoi fare chissà che. Però molte volte si incaglia e si rischia di spaccare sia il mulinello che la canna. Allora, sta mangiando. Voi lasciatelo mangiare. Deve mangiare abbastanza. Eccolo qua, partito. E prendiamo il primo pesciolino di questo account. Una bella crucian carp di quasi mezzo chilo. Allora, 77 sono i punti di esperienza del pesce. Più 0,2 è l'esperienza che ci ha dato, e non tutti i pesci ce lo danno, del float fishing, quindi pescare a galleggiante abbiamo guadagnato più 0,2 di esperienza, e 25 sono i punti di esperienza qualora noi rilasciassimo questo pesce. Non lo teniamo perché ce lo vendiamo. Allora, backspace, amico, you can't put the rod into the backspace by pressing backspace. Era per mettere via la canna, premere il tasto cancella. Allora, find out
was washed, la F qualora c'è la notte. Allora, find house and get taken for flight fish please back. Andiamo al house, ecco qua. Allora, in poche parole qui dobbiamo andare a fare, invece di aprire il negozio, noi premiamo la Y, ecco qua, vedete? Successful, dude. Allora, new let's go to Mosquito Lake and try sell the catch and the fish market, ok? Control panel, premiesca, e voilà. Ce ne andiamo a Mosquito, che è il secondo lago sbloccato oltre Rivulet. All'inizio abbiamo questi 3 laghi sbloccati. I laghi, c'è l'ucchetto, vedete, si sbloccano a livelli più alti. Nei laghi c'è la piccola descrizione del lago, poi ci dice com'è più propenso a pescare. Per esempio a Mosquito sarà ottimo per pescare a fondo, per pescare a galleggiante, molto poco per pescare a spinning. Noi ce ne andiamo a Mosquito, quindi travel. Avete già messo like? Non avete ancora messo like, io già lo sapevo. Finché non metti like io non pesco i pesci. Eccoci qui, welcome to Mosquito Lake, find the mask and your catch and sell your catch. Andiamo al market, eccolo qua, e andiamo a vendere il nostro pesce. Allora, vendiamo. Ci dà, non ho visto quanto ci ha dato. Non ho visto quanto ci ha dato, una moneta e 26 ci ha dato. Congratulazioni. Find the take store and buy the bait maggot. Andiamo a comprare i vermetti. Questo è il caffè. Nel caffè ci sono le missioni non giornaliere, proprio ne fanno tante al giorno. Qua in tutte le mappe è sempre pieno di missioni, ma quando pescate i pesci si possono vendere in tutte le mappe, ma le missioni vanno fatte col pesce pescato del luogo stesso. Andiamo questo qua per esempio è il negozio del cibo, dove si compra cibo, bevande. L'alcol è fondamentale perché l'alcol dà punti esperienza in più extra quando si pescano i pesci per un duratore di tempo. Questo è l'ATM che convertite i soldi che acquistate shopalmente veramente. Questo è l'hardware store dove si comprano pinze, pinzette, roba per cucinare, per accendere il fuoco, perché è molto survival. E il tackle store è il negozio di pesca. Andiamo su Bytes e andiamo a comprare i nostri maggot, eccoli qua, voilà. Acquistiamo maggot in the pop-up list, make clicking button with the image of silver coin. Ok, l'acquistiamo con i silver coin, ne compriamo 51 monete, ne compriamo 30, perfetto, perfetto. Allora, preppiamo la N. La N è la nostra postazione crafting. Qui possiamo craftare le pasture, cioè le esche, le pasture, le nostre esche per spinning, gli eventuali finali per le nostre canne e il cibo e bevande per mangiare noi. È molto importante craftare perché ci fa salire, premendo esca andiamo su skill, ci fa salire le eventuali percentuali delle nostre skill di cucina, di creazione pasture, di cucina, di creazione lenze, eccetera eccetera. Più saliamo di livello, più meglio, questo italiano non perfetto, sarà pescare per noi, quindi anche ottimi pesci, ci alza anche la percentuale di beccare pesci trofeo e la possibilità di pescare più pesci dettagliatamente. Ho deciso di non parlare più oggi. Basta, ho deciso. Andiamo a craftare il nostro pane, ok? Basta cliccare l'ingrediente, il pane che già abbiamo nell'inventario all'inizio, facciamo make e si crafta, ok? Ora, durante il crafting, ce ne dà 30 pezzi per esempio di pane, ci ha fatto salire l'harvesting baits di 0,2%. Non sempre dà la percentuale. Più saliamo di livello, più sblocchiamo roba nuova, meglio è craftare quella roba perché più ci dà esperienza. E non è detto che sempre ce la dia. Abbiamo finito il pane, ok? Andiamo a Winding Rivulet, quindi si viaggia al prossimo. I primi 3 laghi, per esempio, travel è gratuito. In altri laghi, dal Oldburg in poi, il travel è a pagamento. Dal Belaya a Oldburg sono i primi 2 laghi che si sbloccano al livello 12. Noi siamo ancora all'1. E voilà! Tutorial! We should get your familiarity yourself flag. Start tutorial.
poche parole, io farei... Allora, farei no perché lo so, facciamo yes, così vi mostro cosa fare. Quindi WASD, andiamo a Wooden Bridge, andiamo sul ponte di legno e accendiamo le luci, perché è notte con la F. Eccoci qua sul ponte di legnolo, sul ponte di legnolo. Wooden Bridge, quindi superiamo il Wooden Bridge, approach the river off the left, the Wooden Bridge. Ah, ok, ho capito. Andiamo a sinistra. Ragazzi, io qua ci pesco le dace. Poi vi spiegherò cosa sono, forse in questo video. Allora, prendiamo l'equipaggiamento della canna da pesca, la corona. La corona è molto importante, ve la regalano all'inizio, tutta l'attrezzatura che è essenziale che serve. E premendo sulla I ci dà, vedete che è blu, la canna è con la scritta blu, ci dà qualcosa. Ci dà il 50% di esperienza in più. Ecco perché all'inizio, nelle fasi di tutorial, è molto importante pescare a spinning. Quindi mettiamo con la R più la rotella del mouse, mettiamo la velocità di recupero a 25. Ok? No, non è vero, la frizione a 25. Quindi senza la R, solo rotella del mouse, mettiamo la frizione a 25. È molto chiusa. Ok. Handle to 10. Set rotation speed. Ok, quindi teniamo premuta la R. Mettiamo la rotazione a 10. Io la metto a 25 con la mia attrezzatura. Ora lanciamo là dentro. E voilà. Non ci arriviamo. Per lanciare forte al massimo teniamo premuto Shift. Ok, sia per recuperare veloce che per lanciare veloce. Ora è molto lento, ci ho fatto mettere il recupero a 10. Dai, amico. Quindi teniamo premuto Shift, lanciamo al massimo e voilà! All'interno del cerchiolo. Ora chiudiamo l'archetto, recuperiamo molto lentamente, holding Shift. Ok, vedete, premendo Shift andiamo più veloci. Dobbiamo fare the speed of the drive, che si fa, vedete, speed up. Se noi facciamo 2 o 3 girovallate normali e poi premiamo Shift per altre 2 o 3, poi lasciamo, poi Shift per altre 2 o 3, facciamo lo speed up, che è una tecnica, ok? Questo ve l'ho detto in più, il tutorial non ce lo spiega. E voilà, ho fatto anche il record, il mio primo record di questo account del lancio più lontano. Del lancio più lontano. No, forse qua non si incaglia. Comunque qua dobbiamo prendere i persici qua davanti, proprio sotto riva. I persici. E in questo lago si prendono i pike, che dovrebbero essere i lucci, e bisogna pescare con il terminale in acciaio perché il luccio vedo taglia il filo. In questo lago, in questo lago si prendono anche i chub, gli ide. Non mi ricordo a spinning così si prende. A spinning c'è il rischio anche di prendere le daci a spinning. Ragazzi, a me qua io facciamo così. No, non posso andare troppo. Allora, lui mi dice lanciala in mezzo. Voilà, recupera. Voilà, qualora dovesse abboccare aumenta la recuperamentazione. Boh, me lo dai un pesciole? Me lo dai un pesciole? E non riuscire a pescare a Rivulet Lake. Ragazzi, vuol dire che sono proprio arrugginito allora. Allora? A parte che abbiamo anche l'artificiale, quello che ti regalo all'inizio. Allora, quando avete recuperato tutta la canna, premendo la B, possiamo cambiare il nostro artificiale. Io metterei, proviamo a cambiarlo, ok? Mettiamo il secondo. E voilà. Cambiato. Vediamo un po'. Nuovo record, 15 metri e mezzo. Ma siamo dei pro. Dei pro. Facciamo così. Cerchiamo di prendere un pesce. E voilà. Preso il primo pesciole. E voilà. Ci ho messo un po', ragazzi. Ci ho messo un po' perché stavo testando delle cose. Allora, keep. Quindi teniamo il pesce. Ci dà. Guardate un po'. Ci ha dato, vabbè, questa è una delle missioni forse da fare. Poi ci ha dato 17 punti. Più 8 XP, che è la metà, no? È il 50% in più. Grazie alla canna. Totale 25 più 0,2 dello spin fishing. In questo caso nessun punteggio, nessun XP nel rilascio, perché è molto piccolo. Lo teniamo. Allora, premi F1 per, vabbè, i tasti, eccetera, eccetera. E this left task. Dovrebbe essere finito il tutorial.
dovrebbe essere finito il tutorial. Allora, tenendo premuta la T, ci porta nel menu, no, premendo tenuta la U, tenendo premuta la T, ci porta nella baradam del cibo. Quindi abbiamo cibo in scatola, bevande. Ne selezionate una, lasciate la T e lui mangia. E piano piano la fame cresce, ok? Ora dovremmo continuare a pescare per salire di livello. Ma io direi per questo video è tutto. Abbiamo fatto completamente il tutorial, quindi chi si trova di voi in difficoltà può seguire queste istruzioni. Il gioco arriverà appunto anche in italiano molto molto presto ed è molto semplice. D'ora in poi è tutto in salita e andremo a vedere come meglio salire velocemente nei primi livelli. Un bacione, un abbraccio, spero il video sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, un like, un commento e vi aspetto in live. Ciao!